Ah, cari carincarelli, eccoci qua. Eccoci di nuovo qua. Ancora! Questa volta con gli alberi finti invece degli alberi veri. Costano di meno e quindi per la sceneggiatura Realtà. abbiamo scelto questo fintume al posto della realtà. No, in realtà amiamo di più gli alberi veri, ma adesso che Rebecca è un attimo tranquilla, possiamo registrare qua dal nostro ostello di Montevideo. Mm. E quindi ci accontentiamo. Rebecca è viva, per chi dubitasse è Sì, viva. Rebecca è viva. Sì, poi magari dopo faremo fare un saluto anche a lei per dimostrarvi che è ancora viva, visto che si vede solo noi dentro ai video. Per ora, poi si vedrà anche lei, insomma. Esatto, allora vogliamo cominciare questo secondo video, questo secondo capitolo, andando un po' a concludere il primo, perché ci siamo accorti che nel primo video, quello delle motivazioni, avevamo omesso o dimenticato, un po' per inesperienza, un po' perché siamo alle prime armi, altri 4 motivi che ci sembrano importanti. Primo motivo è la libertà. Ovviamente noi abbiamo parlato di costrizione a livello di società, lavoro e tutto il resto, ma invece il vero motivo è che volevamo essere più liberi, per cui non ci sentivamo liberi e aspiravamo a questa libertà che adesso riusciamo a intravedere, ecco, e ci piace molto essere, Che viviamo. sì, sentirci liberi. Secondo, il tempo. Da quando ci siamo conosciuti, che ancora stavamo studiando, a quando poi ci siamo invece sposati, il tempo è sempre stato quello che ci mancava, perché con i nostri lavori tornavamo a casa molto tardi, quindi era, non so, 2 ore alla sera in cui ci si vedeva e nel weekend nemmeno sempre, perché tu avevi vari turni. E quindi sì, volevamo vivere una grande esperienza in famiglia e avere il tempo per viverci, tutti e tre. Il terzo motivo. Terzo motivo è far crescere Rebecca con la mente più aperta possibile. Allora, Sì. considerando che siamo partiti che Rebecca aveva 2 anni e mezzo e in questo periodo della crescita risulta una tela bianca su cui può dipingere e noi possiamo dipingere moltissimo e soprattutto indirizzare quella che è la sua crescita, noi Non vogliamo farlo. non vogliamo farlo, esatto, per cui il fatto di viaggiare in tanti posti diversi, conoscere culture diverse, conoscere società diverse, conoscere religioni diverse, conoscere persone diverse, per noi potrebbe essere un aiuto per lei un domani di poter scegliere la strada che lei ritiene più opportuna o migliore per sviluppare quello che sarà poi la sua intera vita. Per cui il nostro desiderio è di darle tutti gli strumenti possibili per poter crescere come desidera. E quinto e ultimo motivo, Era il lo quarto. dico io. Quale quarto? Sono 4. 1, 2, 3 e adesso c'è il quarto. Ricomincia. Quarto e ultimo motivo, non avere alcun rimpianto. Non volevamo che un giorno potessimo dire, cavoli, però quella volta potevamo farlo e alla fine non l'abbiamo fatto. E abbiamo visto che la vita è molto molto breve e noi siamo molto molto fragili, il che vuol dire che da un momento all'altro tutto potrebbe svanire e non è un pensiero fatalista, ma è la realtà, è quello che abbiamo capito e continuiamo a capire quotidianamente. Le giornate sono fatte di attimi che noi dobbiamo assaporare perché questi attimi non torneranno più. Per cui il fatto di avere lì dei sogni così grandi nel cassetto, di non portarli a compimento, per adesso potrebbe essere potrebbe essere anche qualcosa che uno riesce a sopportare tranquillamente, ma un domani diventano dei macini importanti. Per cui noi abbiamo deciso, va bene, dai, facciamolo. Mal che vada, si torna indietro. Ok? Per cui provare a realizzare questi sogni e a non lasciarli più al chiuso a prendere la polvere. E detto questo, passiamo invece al vero argomento di questo video, che sono appunto le paure e i timori. La cosa che ci sentiamo dire più spesso era appunto, siete stati coraggiosi. Allora, sì, dipende poi da che cosa si intende, da quello che ognuno intende per coraggio. Se per coraggio si intende aver guardato la paura negli occhi e averla
aver saltato, ecco, avere spiccato un grande salto nel vuoto, perché è quello che ci sentiamo di aver fatto. Sì, siamo stati coraggiosi, però in realtà quelle paure c'erano e è proprio quello di cui vorremmo parlare, perché tante persone ci hanno anche detto ah, lo farei anch'io, però, e poi c'è sempre quel però. Anche noi avevamo quel però, ne avevamo tanti di quel però, ma se avessimo fatto vincere loro, adesso non saremmo qua a Montevideo con gli alberi finti dietro e gli alberi veri in realtà fuori dalla finestra. Sì. Comunque, a parte ciò, e quindi quali erano le grandi paure che avevamo? Allora, la prima grande paura era proprio quello di dire se non è la cosa giusta da fare, poi però bisognerebbe considerare, e noi abbiamo considerato, questo giusto e sbagliato. Adesso noi crediamo che non esista un giusto e sbagliato, però dopo 2 anni, perché si può partire e si può tornare anche dopo 2 mesi, 3 e dire ok, non era la strada per noi, andiamo avanti a farne un'altra, scegliamone un'altra. Poi invece abbiamo capito col tempo che era proprio la strada per noi, però all'inizio questa era la grande paura. 2, seconda paura. La paura di vivere senza un'entrata fissa, per cui il lasciare i nostri lavori e partire alla scoperta del mondo senza un introito fisso mensile. È vero, noi avevamo messo da parte quelli che erano dei risparmi per un futuro, quel futuro abbiamo deciso che era arrivato e non partendo un po' così alla cieca, ma calcolando bene grazie a tutte le 1000 liste di Elena e i suoi organigrammi e tutto il resto. Grafici, statistiche. Sì, tutte queste cose qua molto belle. Abbiamo un po' creato quello che era il nostro budget e il nostro metodo di viaggio low cost per provare a vivere un anno in giro per il mondo, per cui con un po' di organizzazione è possibile anche vivere con i risparmi. Ovviamente tutto dipende dal tipo di viaggio che uno desidera fare. Ci attacchiamo adesso a quello che è il punto numero 3. Il punto numero 3? Perché si collega? Ma non si collega col punto numero 3. Perché l'idea di vivere senza lo stipendio non è un'idea che nasce naturalmente, è un'idea che viene imposta, secondo me, dalla società. Ah, sì, hai ragione. E questo si collega anche alla paura numero 3, che sono tutti gli schemi mentali. Vai. Adesso passiamo al punto numero 3. Sì, la nostra terza paura. In realtà questa è una paura che non vuole essere affrontata, perché continuano a passare le macchine. Il bello della diretta è... Punto numero 3. La terza paura era proprio quella di aver sbagliato anche il momento. E con momento non intendiamo tanto il Covid, quanto proprio il fatto che stavamo partendo con Rebecca. E non è comune questa cosa, la maggior parte dei backpacker parte o single oppure in coppia, ma difficilmente parte con un bambino, proprio perché è un tipo di viaggio che solitamente non si fa con i bambini. E quindi, per quanto il nostro desiderio fosse forte, avevamo anche dentro di noi proprio la paura di aver sbagliato il momento, quindi di non poterlo fare perché c'era Rebecca. Questa era una grande paura per noi. Punto numero 4. Il punto numero 4 si lega al punto numero 3 e poi si legherà anche al punto numero 5. Che si legherà al punto numero 1, 2, 3 e 4. Sì, forse sì. Allora, il punto numero 4 è la crescita di Rebecca, un timore gigante perché proprio pensando al fatto di partire con una bambina di 2 anni e mezzo, con il desiderio di aiutarla a trovare gli strumenti per crescere un domani, c'era comunque anche il pensiero, sì, ma come crescerà Rebecca? Come crescerà? Crescerà in giro per il mondo, crescerà lontana dai nonni, crescerà lontana dagli amichetti, crescerà lontana da un asilo, crescerà lontana da tantissimi altri luoghi comuni che spesso in Italia e anche in altre parti del mondo sono associate a una buona crescita del bambino.
Però io credo che questa fosse una paura indotta. Questo momento è proprio una tela bianca, come abbiamo detto prima, per cui tutte le esperienze che lei sta vivendo, che noi le facciamo vivere, la arricchiscono e noi questo lo vediamo giorno dopo giorno, lo vediamo da come si comporta al parco giochi con gli altri bambini che parlano un'altra lingua, lo vediamo dal fatto che non ha problemi a instaurare delle relazioni o dei rapporti con persone che hanno abitudini o culture diverse dalle sue. La vediamo senza pregiudizi, la vediamo senza il timore del diverso, la vediamo curiosa, la vediamo desiderosa di imparare. Adesso siamo in questo ostello a Montevideo, pieno di ragazzi, e la cosa che a noi ci impressiona ancora, no? Dopo 2 anni, è il fatto che lei senza alcuna, senza alcuna barriera vada da questi ragazzi e dica: ah, ma guarda, ti piace il mio disegno? Ah, ma guarda, ho fatto questa torre. E poi i ragazzi si mettono a parlare con lei, giocano con lei. Tutto questo in spagnolo, perché i ragazzi non Sì, conoscono, certo, non conoscono ovviamente. l'italiano. Ed è meraviglioso. Ieri c'era questo ragazzo con diversi tatuaggi e lei gli dice: io mi sto facendo questi tatuaggi, ne vuoi uno anche tu? E quindi lui, oltre a tutti i suoi tatuaggi, aveva un piccolo tatuaggio di un serpente sul braccio. Oh, era un verme, Fantastico. secondo me. Un verme? Sì, Vabbè, che qualsiasi schifo. cosa fosse. E infine la paura numero 5. Sì, il contenitore gigante di tutte le paure. Noi Sì. l'abbiamo chiamato le paure messe dalla società. Sì, perché noi crediamo che ovviamente, essendo inseriti in una società, ci lasciavamo comunque, fra virgolette, influenzare, anche se noi ci siamo sempre sentiti poco influenzabili, visto anche la scelta che poi abbiamo preso, indipendentemente da quello che ci dicevano tutti, ma nonostante tutto, vivendo in quella società, era normale, secondo noi, essere proprio parte di quella società anche dal punto di vista proprio delle paure. E quindi sono tutte le paure che ci hanno indotto. La paura di vivere senza uno stipendio, che poi vivere per un tot di tempo. In realtà in questi 2 anni abbiamo fatto volontariato, siamo stati ospitati, quindi abbiamo viaggiato anche in molti casi spendendo davvero, non so, 1/10 o addirittura alcuni mesi zero rispetto a quello che spendavamo in Italia. Quindi è completamente diverso. Certo, abbiamo utilizzato i nostri risparmi, i risparmi che abbiamo potuto avere lavorando. Però anche questa paura qua dello stipendio in realtà è una paura che lascia il tempo che trova, perché non è che bisogna per forza lavorare in Italia e nei lavori tradizionali. Si può benissimo lavorare in tutto il mondo, svolgendo diversi lavori, utilizzando, non so, un numero infinito di piattaforme. Ci sono davvero un'infinità di modi diversi di lavorare, di guadagnare qualcosa, di sostentarsi. Quindi non esiste solo l'idea di lavoro che abbiamo noi dalle 8 alle 5 tutti i giorni per 5 giorni alla settimana e per 40 anni di lavoro. Possono esserci diverse modalità e li vediamo ogni giorno in viaggio, queste modalità. Quindi queste, diciamo, sono un po' tutte le paure, no? C'è anche la paura del domani. Ah sì, certo. Perché rientra anche nel pacchetto Sì. paure messe dalla società anche la domanda classica: ma non pensate al domani? Cosa vuol dire non pensate al domani? Noi abbiamo cominciato a vivere una vita consapevole, la consapevolezza ci porta ad apprezzare a 360 gradi il momento presente, perché pensando a domani noi siamo portati a un errore sostanzialmente, un errore di pensiero sempre, perché noi potremmo stimare o provare a indovinare che cosa succederà un domani in una forma positiva o in una forma negativa,
ma non sappiamo per certo quale delle due sarà, o se ce ne sarà una terza, una quarta, una quinta di possibilità. Per cui noi viviamo il presente, questo vivere il presente ci porta a sviluppare dei progetti, a far sì che la nostra vita sia la realizzazione dei sogni che noi avevamo dentro. E questi sogni magari saranno il nostro domani, magari no, magari, come diciamo sempre, ci sveglieremo fra un mese, 2 mesi, un giorno, 12 anni, diremo ci siamo stancati di questa vita o desideriamo cambiare vita. Sì, perché cambiare è possibile. Cambiare è, penso, la seconda cosa certa della vita dopo la morte. E questo secondo me non ci può portare altro che una vita incredibile. Per cui no, non abbiamo paura del domani. Sappiamo che la vita sarà incredibile. Anzi, in realtà, cioè se pensiamo alla paura che abbiamo adesso, io la paura più grande che ho è di tornare alla vita che avevamo prima. Perché come abbiamo fatto a superare queste paure, no? Cioè, ok, va bene, avevate queste paure, ma come avete fatto? E semplicemente in un modo, dicendo: ok, sono qua con noi, le nostre paure ci accompagnano, ci hanno accompagnato nella vita, ci accompagnano e ci accompagneranno sempre. Se permettiamo alle paure di vivere la nostra vita e di bloccarci, allora non potremo mai realizzare i nostri sogni. Abbiamo guardato in faccia le nostre paure e abbiamo detto: ok, che si fa? Perché se ci lasciamo solo guidare da loro, staremo qua. Noi vogliamo davvero stare qua per sempre? Vogliamo davvero fare questa vita per tanto tempo? Quando Mirko parlava del futuro, è proprio quello il punto. Noi siamo fatti per non avere ogni giornata già fissata. A noi piace l'idea di non sapere cosa accadrà domani. È bello, fa parte della nostra vita, è il viaggio. Anche il termine fallimento è un termine che ci è stato imposto, tra virgolette, dalla società, perché ogni esperienza che viviamo, anche un errore che abbiamo commesso, ci insegna qualcosa e siamo noi che tendiamo ad affibbiare quelle che sono le etichette. Anche dell'errore, no? Cos'è errore? Esatto, anche l'errore. È un'esperienza che ti aiuta comunque a crescere, per cui anche se un domani dovessimo capire che questa vita non fa per noi, ben venga, noi comunque abbiamo fatto questi 2 anni a provare a vivere quello che pensavamo fosse il nostro sogno. Se poi un giorno dovessimo capire che questo non è completamente, o comunque non rappresenta completamente il nostro sogno, ci fermeremo o faremo quelli che sono i cambiamenti necessari, perché questo è il bello della vita. Il bello della vita è proprio cambiare, prendere strade diverse, e se si sbaglia si torna indietro e si riparte, o si ricomincia, oppure si prende una deviazione per trovare un'altra strada. Ma non esiste il vero fallimento per noi, cioè non esiste un momento in cui sei caduto e non puoi più rialzarti e fare qualcos'altro. Hai sempre la possibilità di fare qualcos'altro, questo è quello che pensiamo noi. E quindi anche in questo caso, se mai lo dovessimo pensare che non fa più per noi, allora ok, troveremo qualcos'altro che farà per noi. Esatto. Detto questo, Rebecca, vuoi venire a salutare? Perfetto. No, ma non c'è bisogno. Sì. Ciao! Sei viva? Ecco Rebecca che è viva! Sì, sei un po' distrutta. Eccoci! Eccoci finalmente. Comunque non ci siamo messi d'accordo sul colore della maglia in realtà. No, perché state usando tutte le magliette di Mirko, perché le magliette bianche, tutti con le magliette bianche. Vabbè. Stai bene Rebecca? Sì. Muy bien. Sei felice? Ottimo. No, sì, ok. Ecco, per cui Rebecca Ciao, è ancora Maria. viva, questa è la prova. Questo è un terremoto legato a Rebecca che si sta muovendo. Stiamo muovendo sul basta. letto e quindi è così. I prossimi video saranno relativi all'organizzazione, per cui Le famose liste di Elena. attenzione, prendete carta e penna e preparatevi, perché ci saranno liste su liste su liste su liste su liste.
Ok, per oggi è tutto, grazie mille per averci seguito fino a qua, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi Al canale. al nostro canale, selezionate la campanella che mi ha detto Elena funziona come, non so, una notifica quando facciamo qualche nuovo video, metteteci anche un mi piace e anche qualche commento, noi saremo felici sempre di rispondervi. E basta. Ciao. Ciao.